Siamo allo Yachting Festival di Cannes e ci sono centinaia di imbarcazioni, ma sono rimasto particolarmente colpito da questo nuovo modello, l'Azimut 77S. Che cos'ha di speciale? La linea è sportiva, anche se è un fly. Gli interni sono di eccezionale comodità, 4 cabine e 4 bagni. All'esterno 3 aree living e in sala macchine 3 motori. Allora andiamo subito a provarla! È un 77 piedi, quasi 24 metri, 56 tonnellate e 2700 cavalli. Rispetto a tutti gli altri yacht di questa tipologia, ha 3 motori anziché 2. Allora vi chiederete perché ci sono solo 2 leve? Semplice, governano i motori esterni e soltanto quando si trovano nella stessa posizione attivano anche il motore centrale per dare più spinta. In questa maniera le manovre possono essere eseguite in modo tradizionale oppure in modo molto semplice utilizzando il joystick. Questa imbarcazione di quasi 24 metri si può ormeggiare facilmente, addirittura può traslare lateralmente. In sala macchine abbiamo 3 unità diesel della Volvo Penta, il modello D13 da 900 cavalli ciascuna. Ci apprestiamo ad uscire dal porto di Cannes per la nostra prova di navigazione. Con questo tipo di propulsione si riesce a ottenere una grande abitabilità interna. Qui sono riusciti a realizzare 4 cabine e 4 bagni, perché i motori sono spostati nell'estremità di poppa e la sala macchine è tutta concentrata in fondo all'imbarcazione. La prua resta sempre sotto l'orizzonte perché gli intruder sono controllati in modo automatico e l'assetto quindi è perfetto anche in questa fase di ingresso in planata. L'accelerazione è piuttosto brillante perché la barca è molto leggera e realizzata completamente in infusione, scafo, coperta e sovrastrutture. E poi a spingere abbiamo 6 eliche, 2 per ogni motore, le eliche IPS, quelle rivolte verso prua, che sono traenti. Siamo a 20 nodi e navighiamo in un comfort fantastico, è silenziosissima. Il consumo di carburante è di circa 250 litri ora. Diamo ancora un po' di gas. Uno dei problemi della tripla propulsione potrebbe essere l'aumento della rumorosità dovuto al fatto che abbiamo 3 motori anziché 2. Invece, il fonometro segna addirittura poco più di 60 dBA a 25 nodi. Fantastico, ma c'è una ragione. Ciascuno dei 3 motori è più piccolo di quelli che si dovrebbero utilizzare in una doppia motorizzazione. L'efficienza di questa propulsione si percepisce soprattutto alle andature intermedie di crociera, come a 25 nodi, con un consumo di carburante appena superiore ai 300 litri. Hanno lavorato molto su questa carena, l'hanno progettata, poi sono andati a provarla in vasca navale, quindi sono ritornati al computer analizzando i dati ottenuti, hanno modificato la carena, sono tornati in vasca navale e così via, sino a quando hanno trovato una soluzione perfetta. È una carena a V, ma nel tratto finale di poppa, in chiglia, si apre un tunnel che serve a favorire l'afflusso d'acqua verso l'elica del motore centrale. Poi la parte finale dello scafo è spianata e leggermente rialzata in modo che il terzo motore sia più in alto e faccia meno resistenza d'avanzamento. Il massimo regime di crociera dell'Azimut 77S è 30 nodi. E la velocità massima? Allora dovete tenere presente che il modello che sto provando è una barca in assetto di crociera, cioè con tutto quello che serve per navigare, suppellettili, cambusa piena, serbatoio del carburante completamente riempito, anche quello dell'acqua.
E quindi in questo momento abbiamo il massimo peso ammesso e la velocità massima è di 33 nodi, ma probabilmente con un terzo del carico potrebbe arrivare a 34-35 nodi. Hanno fatto una grande attenzione alla distribuzione dei pesi su questa imbarcazione. Il serbatoio, ad esempio, è strutturale ed è disposto lungo l'asse di chiglia in senso longitudinale, in modo che la variazione del carburante non influenzi l'assetto dell'imbarcazione. E poi la sovrastruttura è leggerissima e l'albero delle antenne sul flying bridge è di carbonio e pesa appena 49 kg. La cosa più piacevole è la sensazione che si prova nel pilotare questa imbarcazione, sia il feeling con il timone sia la silenziosità qui nel salone e nel posto di comando. Pensate che è stata ottenuta non soltanto assemblando l'imbarcazione nel modo più corretto, cioè con gli arredi ben fissati ma anche elastici perché assorbano le vibrazioni, ma persino lavorando sulla carena. I pattini a prua sono inclinati in modo che non impattino sull'acqua per non fare rumore. A poppa invece i pattini sono rovesciati, cioè trattengono l'acqua in modo che in virata la barca abbia una direzione ancora più precisa. Insomma, una barca non è bella solo perché ha un look, un design affascinante, ma perché tutta la progettazione, dallo scafo alla sovrastruttura agli arredi, è indirizzata a rendere più confortevole la vita a bordo. E su questo non c'è dubbio che Azimut sia un leader. L'Azimut 77S vi offre parecchie possibilità di pilotaggio, anche qui dal Flying Bridge, oppure dalla postazione sul ponte principale, magari aprendo il tetto per provare le stesse sensazioni che avreste su un Open. È una barca davvero bivalente. Al massimo abbiamo registrato un consumo di 490 litri ora, ma il vero vantaggio di questa imbarcazione lo abbiamo misurato alle velocità di crociera, quando il consumo di carburante è inferiore almeno del 20% rispetto a un equivalente modello di pari dimensioni, di pari peso e di pari velocità. Ora rientriamo in porto, a Cannes, e diamo uno sguardo alla coperta e agli interni. Ha la linea sportiva tipica di tutti gli yacht della collezione S, pur essendo un flying bridge. Hanno realizzato enormi finestrature laterali grazie a strutture di sostegno rinforzate con Kevlar. Il mare si specchia sui cristalli, impedendo di vedere all'interno, mentre la visuale verso l'esterno è sempre chiara e limpida. È una barca unica perché, pur avendo il ponte superiore, è fornita di un tettuccio apribile, come se fosse un Open. Ci sono 3 aree living, quella a prua è completa di coffee table. Sul fly lo spazio è da organizzare a piacere e a poppa un soft top elettrico ripara la zona pranzo e parte del prendisole. Il mobile cucina esterno include il frigo e il barbecue. A poppa il portellone apre l'hangar dove si trovano 2 tende. Le stive sono studiate nei minimi dettagli e per la massima comodità d'uso. Gli interni sono firmati, come sempre, da Carlo Galeazzi. L'alternanza di materiali e colori rende fresco e moderno il salone. Sono utilizzati soprattutto legno di zebrano lucido e pelle finemente lavorata. Non bisogna però dimenticare che una barca è un'opera d'arte, frutto della manualità di artigiani e tecnici. Senza di loro uno yacht resterebbe soltanto un disegno. Salone e pozzetto comunicano senza barriere, la porta finestra si apre per 2/3 e non c'è interruzione tra il pagliolo interno e quello esterno. La zona pranzo ha un tavolo di cristallo satinato nero per 8 persone. I divani del salotto sono ugualmente per 8 ospiti.
Il televisore da 42 pollici esce dal mobile. Ecco un importante elemento tecnico, la porta sul fianco per agevolare gli spostamenti del comandante in manovra. Sul mezzanino c'è la cucina con tutti gli elettrodomestici. Viene illuminata anche dalla luce naturale che filtra dal celino ed è dotata di una cambusa sotto il pavimento. Come si può non essere felici in una cabina armatoriale di questo livello? Finiture di pregio, doppia finestratura, televisore dietro lo specchio, T42 e cabina armadio. Il bagno ha rivestimenti pregiati in ceramica dark grey e marmo forest brown. A prua si trova la cabina VIP con bagno separato e zona beauty. Anche qui l'altezza non scende sotto i 2 metri. Ci sono poi 2 cabine doppie, di cui una con terzo letto a pullman. Per l'equipaggio sono invece disponibili 2 cabine con 3 cuccette. Avevo scelto di esaminare l'Azimut 77S perché ero rimasto colpito dalla sua linea sportiva e poi ero incuriosito dalla tripla motorizzazione. Durante il test ho scoperto che ha un rendimento eccellente e che è silenziosissima. Ora posso davvero affermare che è una barca da applausi.